Benvenuti! Oggi parliamo della madre patria Russia e della madre patria Ucraina. La madre patria Russia, più correttamente la madre patria Chiama, e la madre patria Ucraina sono due statue colossali annoverate tra le statue più grandi del mondo. Si trovano ovviamente una in Russia e una in Ucraina e sono state erette entrambe per commemorare la sconfitta dei tedeschi durante la Seconda Guerra Mondiale e sono anche state progettate dallo stesso artista, Evgeny Vuchetich. Io spero di averlo pronunciato almeno peggio possibile, quindi chiedo scusa, ovviamente, per l'errore di pronuncia. Detto questo, andiamo a conoscerle. E cominciamo con la statua più vecchia, cioè quella che è stata costruita prima, ovvero la madre patria Russia, perché infatti questa statua è stata inaugurata nel 1967. La statua della madre patria Russia in realtà non si chiama proprio così, non è questa la versione corretta del nome di quest'opera. La versione corretta infatti è la madre patria chiama, con il punto esclamativo in fondo. La madre patria chiama, punto esclamativo. Ma è anche chiamata dalle persone la statua della madre Russia. Quest'opera si trova a Volgograd, quella che un tempo era Stalingrado, e si trova sulla collina, scusate, devo leggere perché io purtroppo non parlo queste lingue, si trova sulla collina di Mamaev Kurgan, io spero di non aver sbagliato troppo la pronuncia, e fa parte delle cosiddette 7 meraviglie della Russia, ovvero il lago di Baikal, la Valle dei Geyser, Peterhof, la cattedrale di San Basilio, Manpupunir e il monte Elbrus e infine appunto tra queste la settima è proprio la madre patria chiama. Questa statua, come detto, è stata eretta per commemorare la vittoria sui tedeschi. Non posso dirlo in un altro modo, diciamo sugli isti della Seconda Guerra Mondiale e in particolare è stata eretta per commemorare la battaglia di Stalingrado, nella quale perirono più di 34.000 soldati russi. E tra l'altro, proprio per questo, la statua si trova su una collinetta e per raggiungerla ci sono 200 gradini che rappresentano i 200 giorni della battaglia di Stalingrado. La battaglia di Stalingrado si svolse tra l'estate del 1942 e il febbraio del 1943 e vedeva le forze dell'Armata Rossa contrapposte ai tedeschi e alle forze dell'Asse. E questa battaglia era combattuta per prendere, o meglio, da parte delle forze dell'Asse per prendere il controllo del territorio tra il Don, il Volga e poi arrivare a Stalingrado e ovviamente dall'altra parte era combattuta per impedire che questo avvenisse. E l'obiettivo era proprio prendere Stalingrado. Oggi la città di Stalingrado si chiama Volgograd ed è proprio la città dove si trova questa scultura. Questa battaglia fu molto pesante per le forze russe. Quando l'offensiva cominciò, ovviamente l'esercito russo e le persone cominciarono a difendersi, ma venivano costantemente superate, soverchiate dalle forze tedesche che erano molto meglio armate
e molto meglio organizzate. E anche per quanto riguardava i mezzi corazzati, da parte della Russia ce n'erano pochi, da parte delle forze tedesche invece ce n'erano molti ed erano molto potenti e di conseguenza l'esercito russo continuava a essere schiacciato da quello tedesco. La battaglia era cominciata circa a metà luglio e alla fine di luglio, nell'ansa del Don, i sovietici erano stati devastati e le truppe tedesche stavano mirando dritte su Stalingrado e le persone tentavano di fare resistenza, ma non ci riuscivano e la corazzata tedesca continuava ad andare avanti e a procedere proprio verso Stalingrado. Nel diario di un soldato sovietico si legge: Stalingrado non è più una città. Di giorno è un'enorme nuvola di fumo accecante e quando arriva la notte i cani si tuffano nel Volga perché le notti di Stalingrado li terrorizzano. La fase più drammatica della battaglia per le forze sovietiche cominciò intorno al 20-21 agosto del 42 e si protrasse per qualche tempo, quando i tedeschi conquistarono una parte del Don, il corridoio Don-Volga, e arrivarono a nord di Stalingrado, occupando quella zona di territorio e tagliando così i collegamenti che la città aveva verso nord. I combattimenti proseguirono e sembravano tutti a favore dei tedeschi. E tuttavia qualcosa cominciava a cambiare perché poco, molto poco, cominciava a muoversi anche a favore dei sovietici. In settembre i tedeschi attaccano frontalmente Stalingrado e la sfondano e entrano in Stalingrado, devastata dai bombardamenti, dagli incendi, con la gente e le truppe sovietiche che si nascondevano un po' dove riuscivano. E proprio in settembre il generale tedesco Paulus arriva a riuscire a piantare la bandiera del Reich sulla piazza rossa di Stalingrado, proprio nel centro della città. Tuttavia, i sovietici non si arrendevano, continuavano a riconquistare le parti dove si erano insediati i tedeschi, in maniera da continuare a costringere i tedeschi a combattere ancora negli stessi posti dove si era già combattuto. E questo cominciava ad avere un risultato. Il morale dei sovietici cominciava a crescere, mentre quello dei tedeschi cominciava a diminuire. Tra settembre e novembre i tedeschi continuavano a lanciare offensive nella città, dove i combattimenti non si fermavano mai. Però in novembre cominciarono a formarsi delle lastre di ghiaccio nel fiume, che cominciarono a impedire la navigazione e quindi a impedire il corretto rifornimento alle truppe che erano dentro la città. Stava arrivando l'inverno russo. L'11 novembre il generale Paulus impiegò tutte le forze più fresche che aveva, tutto quello che gli rimaneva, per andare ancora contro Stalingrado. E sembrava quasi riuscire a buttare giù la città. Se non fosse che qualche giorno dopo ricevette un ordine strano, cioè quello di interrompere qualunque offensiva a Stalingrado. Era iniziata l'operazione Urano. L'operazione Urano era una manovra sovietica, era una grande pianificazione tattica che mirava ad accerchiare e poi a stringere a tenaglia le forze dell'asse che si trovavano tra il Don e il Volga. E due cose giocarono a favore dei sovietici. Una fu la grande capacità di mantenere la segretezza in riguardo a questo piano e la seconda fu che i tedeschi sottovalutarono i sovietici e di molto, perché pensavano che non avessero né i mezzi né le capacità per poter fare una manovra di questo tipo e quindi non presero le dovute contromisure. Quando l'operazione iniziò fu velocissima
e tra nebbia, neve e maltempo e freddo, i sovietici, che conoscevano meglio il loro territorio e che conoscevano anche meglio il loro clima, accerchiarono e poi devastarono le truppe tedesche che erano proprio insediate tra il Don e il Volga. Questa passò alla storia come la sacca di Stalingrado e si calcola che i soldati tedeschi, che i soldati dell'asse che furono accerchiati erano tra i 250.000 e i 280.000. E gli storici considerano questa una delle più importanti battaglie della Seconda Guerra Mondiale perché fu la prima vera grande sconfitta dei tedeschi. Ed è proprio per commemorare questo evento che nel 1967 viene eretta la statua della Madre Patria Chiama, che è annoverata tra le statue più grandi del mondo e che al momento in cui fu eretta era davvero la statua più alta del mondo. Oggi non più. La statua è alta infatti 85 metri. La statua in sé è alta 52 metri e quindi è alta 6 metri in più della Statua della Libertà. Ma la Statua della Libertà non è alta 93 metri? Sì, ma compresa di basamento. Se si calcola solo la statua in sé, in effetti questa era più grande. E inoltre, oltre ai suoi 52 metri, la Madre Patria tiene anche in mano una spada lunga 33 metri. La statua ha una struttura in metallo, prevalentemente acciaio, progettata dall'ingegner Nikitin. E poi questa struttura è stata ricoperta di calcestruzzo, spesso più di 25 centimetri. Questo calcestruzzo è in realtà calcestruzzo armato e la statica di questa statua è garantita grazie a un sistema di cavi e tiranti che permettono alla struttura letteralmente di stare insieme. Questa statua infatti è un piccolo miracolo, per così dire, un piccolo modello di ingegneria e due sono le parti più spettacolari. Una è la parte del mantello della veste della Madre Patria che si solleva dietro e che pesa circa 250 tonnellate e l'altra è la spada. E il peso totale di quest'opera è di circa 7.900 tonnellate, 5.500 di calcestruzzo armato e 2.400 di solo metallo. La statua, come detto, è stata ideata dallo scultore Evgeny Vuchetich, mentre la progettazione statica è dell'ingegner Nikolai Nikitin. Ma come è fatta la Madre Patria Chiama? Innanzitutto è un'allegoria, cioè è la personificazione di un concetto, ovvero del concetto della Madre Patria. Patria tecnicamente significa dei padri, sottinteso terra dei padri, però la Madre Patria è praticamente sempre personificata in una donna. Madre legato al concetto come concetto di donna. E anche in questo caso abbiamo per l'appunto una donna, una ragazza più precisamente. Infatti questa Madre Patria è piuttosto giovane. Infatti sembrerebbe che il volto della Madre Patria sia quello di Valentina Izotova, una ragazza di 26 anni nativa di Volgograd. La Russia è qui vestita con un abitino, con una vestina piuttosto leggera. È leggera sia perché viene sollevata da questo vento che investe questa donna, quindi la personificazione della Madre Patria, sia anche perché in alcune parti è più trasparente e soprattutto è particolarmente trasparente sul seno, e questo non è un caso, proprio perché il concetto di Madre Patria si collega al concetto della madre che nutre i figli,
e quindi il fatto che alla madre patria rimanga visibile il seno rimanda proprio all'idea della patria, della madre patria che nutre i suoi figli. E anche il vento non è casuale. Infatti qui vediamo la madre patria in piedi che cammina e cammina contro vento. Lo capiamo perché vediamo che è proprio investita dal vento, quindi questo vento che le porta indietro i capelli, le porta indietro la veste, le fa aderire la veste al corpo e poi la porta indietro. Il fatto che la madre patria stia camminando contro vento non è casuale, infatti in questo caso il vento simboleggia le difficoltà contro cui la madre patria coraggiosamente va affrontandole. E mentre la madre patria cammina contro vento, fa un gesto che non è per niente scontato. Infatti questa statua non si presenta, per così dire, composta. La madre patria in questo caso non è ferma e composta guardando avanti a sé, ma al contrario è molto dinamica. Ha un piede in avanti, ma soprattutto ha una torsione del busto che ingegneristicamente è veramente un progetto questa cosa. Ha una torsione del busto, la torsione della testa all'indietro, ha il braccio sinistro completamente teso all'indietro, mentre nel destro brandisce una spada e la solleva. E anche l'espressione di questa statua è molto interessante e anche molto innovativa. Se pensiamo per esempio alla Statua della Libertà, pensiamo a una bellezza ieratica, Ora la Statua della Libertà rappresenta la libertà, non rappresenta la nazione, però comunque parliamo sempre di un'allegoria e di un concetto molto simile. Vediamo che ha una presenza quasi irreale, quasi divina. Non è il caso della madre patria Russia, la quale è molto umana e per questo è anche molto innovativa. E il volto della madre patria Russia non è, per così dire, canonicamente bello, ma soprattutto ha un'espressione veramente interessante. Infatti questa donna ha gli occhi dilatati, le pupille dilatate potremmo dire, la bocca aperta in un grido. Questo perché tutta questa posizione e l'espressione del viso non sono altro che il richiamo della madre patria al suo popolo di andare a combattere le difficoltà rappresentate dal vento, in questo caso il combattimento rappresentato dalla spada che la madre patria sta tenendo in mano, sta brandendo, e il suo volto e la sua posizione rappresentano la chiamata. Ecco perché questa statua si chiama proprio La Madre Patria Chiama. E c'è anche un'altra cosa interessante da notare. L'intera fattura della Madre Patria Chiama ricorda la Nike di Samotracia. Ora, anche nel caso della Nike parliamo. Dunque, in questo caso non è una vera e propria allegoria, perché teoricamente la Nike sarebbe la dea della vittoria, quindi è una dea, non è un'allegoria. Però è comunque vero che la Nike è la vittoria, rappresenta la vittoria. E se noi osserviamo, la madre patria chiama è piuttosto simile nella posizione, soprattutto nella posizione del corpo e della veste, proprio alla Nike di Samotracia. E in quest'ottica quel lembo di manto, quel lembo di veste che si solleva alle spalle della madre patria chiama potrebbe rappresentare in un certo qual modo, per così dire, il surrogato, il simbolo delle ali della Nike. E ovviamente in questo caso troviamo che associando la madre patria chiama con la Nike di Samotracia non si fa altro che associare la madre patria chiama con la vittoria. Ed è altrettanto interessante notare come questa statua sia nel suo complesso molto realistica. Dicevamo per l'appunto che la sua bellezza non è una bellezza canonica, nemmeno una bellezza divina. È
proprio una donna del popolo. E anche qui troviamo una forma di comunicazione. È come se la madrepatria fosse una donna del popolo. Il popolo in questo modo si può sentire forse più vicino alla propria madrepatria, alla personificazione della propria madrepatria. E come dicevamo è anche molto interessante il fatto che la statua nell'insieme sia estremamente comunicativa proprio come movimento, come pose. La statua, l'opera è molto dinamica, non si attiene diciamo così, ai canoni classici. E questo fa di questa scultura effettivamente qualcosa di abbastanza unico. E tuttavia, nonostante la statua sia molto realistica, non è però molto particolareggiata, non è molto rifinita. Diciamo che è come non si indulge tanto in una sorta di compiacimento artistico, tutt'altro. La scultura è fatta, se fosse un disegno diremmo con tratti duri. Essendo una scultura, in questo caso non è scolpita a scalpello, è colata, però diciamo che è fatta da colpi di martello duri, da colpi di scalpello duri, a linee dure, a forme geometriche nette, solide, e la statua in sé, anche il viso, è duro. Quindi abbiamo un'arte che si inserisce in un contesto piuttosto preciso, che è proprio quello sovietico. La statua, c'è da dire, è anche fatta per essere usufruita da lontano, quindi non è quel tipo di arte estremamente rifinito perché fruito da vicino. Questa è un'opera che deve avere un grande impatto comunicativo da lontano, fin da lontano. E questo è per questo motivo che è anche pensata con questa posa molto dinamica ed estremamente comunicativa. E come dicevamo, questa posa dinamica è un vero gioiello di ingegneria, ma c'è un punto che è il punto più difficile a livello progettuale ed è la spada. La spada è, se vogliamo, il punto focale di questa scultura e all'inizio era in acciaio al titanio. Il problema è che a quella quota il vento è fortissimo. Questo è il problema che hanno anche i grattacieli. Più la costruzione è alta, più c'è problema di vento in quota. Più ti alzi, più in quota il vento diventa potente. E che cosa fa un vento potente? Piega le strutture e quindi rischia di romperle, le sollecita, le continua a sollecitare fino ad arrivare al punto di rottura della struttura. Ed è quello che stava accadendo proprio a questa spada. Bisogna calcolare infatti che la spada, lunga 33 metri, va dal punto più basso dove è tenuta in mano dalla statua a circa 56 e qualcosa metri di altezza fino a 85 metri nella punta della spada, quindi la punta della spada sta a 85 metri dal suolo. È circa un palazzo di 30 piani, che è vero, non è un grattacielo, ma è vero anche che la spada è una struttura tubolare, quindi è una struttura in rapporto della sua base con la sua lunghezza molto fragile e molto suscettibile di sollecitazioni. È stato per questa ragione che nel 1972 in via preventiva si è pensato di sostituire la spada, quindi si è tirata giù quella che c'era e se ne è messa una identica però fatta di una lega leggera al fluoruro che pesa solo 14 tonnellate. Per il momento sembra reggere bene. Ma questa spada ha un valore narrativo ancora maggiore. Perché? Se è vero che, insomma, un po' tutta questa statua, diciamo così, fa parte di quella corrente artistica di realismo russo che vuole infondere amor patriottico nelle persone, vuole infondere questo tipo di comunicazione, è anche vero però che la spada in particolare porta avanti una narrativa
che si ritrova all'interno del trittico di cui fa parte La madre patria chiama. La madre patria chiama, infatti, è per così dire l'elemento centrale di un trittico, il trittico che commemora la battaglia di Stalingrado. E di questo trittico fa parte l'opera Retrovie fronte di Magnitogorsk, spero di averlo pronunciato non troppo male, e la statua del guerriero liberatore al Treptower Park di Berlino, che all'epoca era Berlino Est. La prima parte del trittico memoriale è l'opera Retrovie fronte che si trova nella città di Magnitogorsk. Due sono gli autori di quest'opera, i cui nomi ora vado a leggerli per ovvi motivi. È stata scolpita da Lev, o Liev, non so come si pronuncia, Golovinsky o Golovinsky, ed è stata disegnata da Jakov Belopolsky o Belopolsky, scusatemi sempre le pronunce, ed è stata inaugurata nel 1979. Il monumento è in bronzo e in granito, infatti è composto da una sorta di piazzolla e da un rialzo in granito e da due statue in bronzo alte circa 15 metri. Questa statua, o meglio, questo complesso, raffigura due persone, un guerriero, o per meglio dire un soldato, e un operaio. E queste due persone sono messe una a fianco all'altra, ma guardano in direzioni opposte. Il soldato infatti guarda a ovest, mentre l'operaio guarda a est. Il soldato guarda a ovest perché a ovest c'era il fronte durante la seconda guerra mondiale, quindi il soldato sta guardando in direzione del fronte e con la mano destra tiene sollevata una spada. Il soldato è vestito con l'uniforme dei soldati. Vediamo infatti che indossa una casacca, dei pantaloni, vediamo molto bene la cintura, vediamo che ha una mantella piuttosto lunga al di sopra della sua uniforme, si vedono persino le cordicelle che tengono il colletto al soldato, si vedono i bottoni, è abbastanza particolareggiata questa scultura. E il soldato non è del tutto fermo, infatti se si osservano i piedi si può vedere come il piede destro del soldato sia sollevato e appoggiato su una piccola roccia, una piccola montagnola. Ma la cosa per l'appunto più interessante è che il soldato con la mano destra tiene sollevata per l'elsa una spada enorme, così enorme che con l'altra mano il soldato deve un po' aiutarsi a tenere sollevata questa spada che tiene in orizzontale. La mano sinistra del soldato infatti sfiora la lama della spada come per aiutarsi a sostenerla. Ma accanto a sé il soldato ha qualcuno che lo sta aiutando a tenere la spada. Vediamo infatti che accanto il soldato ha l'operaio e questo operaio sta aiutando il soldato a sostenere la spada. Per la precisione l'operaio sta sostenendo la spada, anche egli sfiorando la lama, con la mano sinistra, mentre con la mano destra l'operaio fa questo gesto, che è un gesto per indicare qualcosa. L'operaio infatti sta indicando, come a dire al soldato guarda, tra l'altro l'operaio si gira leggermente verso il soldato come a dirgli guarda, e che cosa sta indicando? L'operaio guarda a est, cioè guarda verso la Magnitogorsky Metallurgicheski Kombinat o MMK, ovvero la fabbrica metallurgica della città di Magnitogorsk. Ma perché questo operaio, che vediamo essere vestito proprio come un operaio dell'acciaieria, con la tuta e il grembiale davanti,
perché l'operaio, probabilmente proprio dell'acciaieria, sta indicando: ehi, guarda, proprio l'acciaieria. Perché vuole che il soldato guardi proprio l'acciaieria? Perché secondo la narrativa quella spada gigantesca che i due stanno sostenendo è stata forgiata proprio in quell'acciaieria ed è la spada che brandirà la madre patria. Questa scultura, come possiamo notare, è estremamente dura nei suoi tratti. Il viso delle persone ritratte raffigurate è particolarmente duro, le linee sono verticali, sono nette. La scultura in sé è anche piuttosto particolareggiata, infatti abbiamo notato la fibbia della cintura, i bottoni, la cordina al collo del soldato, la cordina nel grembiule dell'operaio e così via. Quindi la scultura in sé è piuttosto particolareggiata, ma la sua apparenza, la sua estetica è molto molto dura, è molto militaresca. La scultura nel suo totale, il complesso nel suo totale, è iscrivibile molto facilmente in un rettangolo. Infatti vediamo le due figure umane formare l'altezza del rettangolo, mentre la spada formare, diciamo, la base, non quella a terra, ma quella superiore. E devo dire che io personalmente ho anche notato una cosa. Io la dico. Al di là del fatto di inquadrare questo complesso scultoreo all'interno di un rettangolo, personalmente lo leggo anche come se fosse una sorta di porta. Ora mi spiego meglio. Se noi pensiamo di leggere le due figure umane come le due colonne portanti e la spada come un architrave, secondo me otteniamo qualcosa di simile a un arco di trionfo. Questa è una lettura personale, è un qualcosa che mi pare di avere notato, potrei sbagliarmi, però ho pensato di dirlo comunque. E questo complesso scultoreo viene completato da un fiore a 5 punte che si trova un po' distanziato rispetto alle due figure con la spada e in questo fiore a 5 punte vi è all'interno uno spazio dove arde una fiamma eterna. E a questo punto abbiamo un altro pezzo della narrativa di questo complesso. Noi vediamo che la spada è stata forgiata nell'acciaieria di Magnitogorsk, viene presa e portata da un soldato e da un operaio che rappresentano l'operosità della società, l'operaio, e la capacità di combattere, il soldato. E questi rappresentanti del popolo portano in trionfo questa spada forgiata in questa città alla madre patria. Siamo quindi alla statua della madre patria chiama. La madre patria prende questa spada, la brandisce e chiama il popolo perché la segua contro vento, quindi in combattimento. E arriviamo quindi a Berlino, quella parte che allora era Berlino Est. E arriviamo al termine di questa narrativa, dove la spada è stata usata per sconfiggere gli Isti. Non posso dirlo diversamente. Quindi adesso andiamo perciò a vedere la terza parte del trittico, ovvero la statua del guerriero liberatore. E siamo a Berlino, nel quartiere Alt-Treptow, dove sopra un mausoleo troviamo la statua del guerriero liberatore. E il mausoleo fa parte di un memoriale che è stato costruito fra il 46 e il 49 su progetto dell'architetto Jakov Belopolsky. E questo memoriale è dedicato alla battaglia di Berlino e ospita circa 5.000 tombe di soldati che perirono proprio in questa battaglia. E proprio qui, su una collinetta, sopra un basamento che contiene una piccola sala, un basamento di marmo bianco decorato con ghirlande di fiori scolpite, troviamo proprio la statua del guerriero liberatore. E la statua del guerriero liberatore rappresenta un soldato.
che direi che possiamo riconoscere, secondo me, nello stesso soldato del monumento di Magnitogorsk. Sembrerebbe davvero la stessa persona. L'uniforme è la stessa e fin qui si potrebbe dire, certo, è un soldato, fa parte di un esercito, l'esercito ha un uniforme ed è vero, ma anche il viso e anche la pettinatura, il modo che ha di portare i capelli questo soldato sono secondo me davvero riconoscibili nel soldato del monumento di Magnitogorsk e quindi potrebbe forse essere la stessa persona? Oppure potrebbe anche essere sì la stessa raffigurazione del concetto di soldato. Ma è vero anche che questo soldato in particolare rappresenterebbe una persona specifica, Nikolai Ivanovich Mazalov, un soldato sovietico che durante i combattimenti rischiò la sua vita per portare in salvo una bambina tedesca di 3 anni. E infatti la statua del guerriero liberatore raffigura proprio questo soldato che porta in braccio una piccola bambina. Che questo soldato sia quindi lo stesso della città dell'acciaieria, oppure che questo soldato sia davvero la raffigurazione di quel soldato davvero esistito, o ancora che questo soldato sia la raffigurazione del soldato eroe come emblema, sta di fatto che se noi confrontiamo quest'opera con quella della città dell'acciaieria, troviamo che gli stili estetici sono davvero diversi. Qui infatti troviamo un gusto artistico decisamente più morbido, molto più simile a quello europeo continentale. Abbiamo linee morbide, abbiamo una resa dei vestiti come se fossero vestiti, quindi un ricercato realismo. Questo avere linee più morbide ovviamente avvicina al realismo, che è un realismo, se si vuole, comunque diverso da quello della madrepatria chiama. Qui abbiamo un realismo più vicino al vero, quindi molto più riconoscibile, molto meno simbolico, e tuttavia abbiamo una sorta di bellezza un po' più idealizzata. Infatti in quest'opera si bada un po' di più alla resa artistica. E in quest'opera possiamo notare la ricchezza di dettagli. L'uniforme del soldato, anche qui vediamo i bottoni, la fibbia della cintura, le pieghe della mantella, le ciocche dei capelli, ma molto più realistiche. E c'è un'attenzione ai particolari veramente notevole. Per esempio, il piedino della bimba veste una scarpetta che ha un bottoncino sulla fibbia. E se noi guardiamo le mani del soldato, sono leggibili anatomicamente fino alle vene. È molto molto particolareggiata questa scultura e molto molto realistica. E questo soldato tiene una spada. Sembra puntarla a terra, sembra quindi in posizione di riposo e in effetti sì, il soldato è in posizione di riposo, ha in braccio la bambina e ha la spada puntata verso terra. Però, se noi facciamo caso bene, quella spada in realtà ha sotto di sé i cocci di una svastica. Quella spada ha appena distrutto una svastica. Il simbolismo è evidente. E siamo quindi arrivati alla fine della narrativa di questo trittico. La spada è stata forgiata nell'acciaieria di Magnitogorsk e il popolo, rappresentato dal soldato e dall'operaio, l'hanno portata alla patria, alla madre patria, affinché potesse combattere. La madre patria ha preso la spada e ha chiamato il popolo di andare contro vento, di andare a combattere. E il popolo ha combattuto. Infatti, infine, noi vediamo un soldato, quindi il popolo che ha combattuto, proteggere una bambina e tenere quella stessa spada che ha distrutto il nemico. Ma sapete una cosa? Questa statua del guerriero liberatore è stata progettata da Evgeny Vuchetich,
lo stesso scultore che ha progettato La Madre Patria Chiama, ma anche lo stesso scultore che ha progettato La Madre Patria Ucraina. La Madre Patria Ucraina, detta anche la Madre Patria di Kiev o semplicemente la Madre Patria, è per così dire il corrispettivo della Madre Patria Chiama, però in Ucraina. Il corrispettivo perché anche la Madre Patria Ucraina è stata eretta proprio per commemorare la vittoria sugli Isti ed è stata progettata dallo stesso scultore che ha progettato la Madre Patria Chiama. Tuttavia, la Madre Patria Ucraina è un po' più giovane, infatti è stata inaugurata nel 1981. La Madre Patria Ucraina è alta ben 102 metri. 40 metri sono di basamento, i restanti 62 sono di statua, compresi i 16 metri della spada. La Madre Patria Ucraina fa parte del Museo della Grande Guerra Patriottica, creato proprio per ricordare la vittoria dei sovietici sulla Germania Ista. E la Madre Patria è in un certo senso l'arrivo e il coronamento di questo grande museo. Il museo si trova in un quartiere sud della capitale Kiev, il quartiere di Pechersk. Io mi scuso sempre per le pronunce. Ed è stato inaugurato il 9 maggio 1981, ovvero il giorno della vittoria. Ed è stato inaugurato da, scusate il nome, anche in questo caso lo devo leggere, Leonid Ilyich Brezhnev. Il museo si articola su circa 10 ettari ed è una sorta di gigantesca installazione nella quale vengono mostrate alcune delle armi che sono state usate all'epoca del conflitto, ma non solo. Il museo infatti presenta una serie di statue che non sono solo a grandezza naturale, sono di più della grandezza naturale, che rappresentano molto spesso soldati e popolo e rappresentano la resistenza rispetto all'invasione e la battaglia. E è davvero impressionante proprio perché l'effetto è quello di un'installazione, diciamo, a cielo aperto, dove si cammina e si hanno questi angoli, queste sculture, questa sorta di animazione attorno che può essere fruita direttamente. Su una collina poi c'è un grande monumento con la fiamma eterna e il coronamento di questo complesso è proprio la statua della Madre Patria Ucraina. Anche in questo caso vorrei condividere una mia lettura personale, poi mi fate sapere cosa ne pensate. Io ho visto in questo museo una sorta di affinità con i nostri Sacromonte. Quindi un percorso di statue e cappelle che alla fine porta a un punto culminante, che solitamente è una chiesa, ma per esempio nel caso del Sacromonte mai costruito di Arona portava al Colosso di San Carlo Borromeo. Quindi personalmente ci ho visto questo tipo di affinità. Magari mi sbaglio, ma ho voluto condividere anche questo pensiero. La Madre Patria Ucraina si trova su di una collina artificiale a gradoni circolari, sulla quale vengono spesso anche allestite mostre di fiori o altre iniziative. E la statua poggia su di un basamento molto importante e molto possente. Questo basamento è alto 40 metri, quindi circa un palazzo di 14 piani. E è una sorta di memoriale. In una sala del memoriale ci sono delle placche che ricordano 11.600 soldati e 200 operai che sono stati insigniti del ruolo di eroe.
Il basamento ha forma conica, anzi in realtà è una sorta di cono sopra un cono. E nella parte inferiore o nel cono inferiore troviamo anche dei contrafforti e tra i contrafforti sono stati ricavati dei finestroni. L'aspetto è monumentale, l'intera scultura ha un aspetto monumentale e davvero davvero impressionante. La statua è in titanio, mentre il basamento è in calcestruzzo armato e l'intero complesso, quindi statua più basamento, pesa circa 560 tonnellate. E in questa statua possiamo riconoscere una certa affinità con la Statua della Libertà. Anche in questo caso, naturalmente, siamo in presenza di un'allegoria, perché anche in questo caso viene rappresentata, viene personificata la madre patria, ucraina in questo caso, quindi viene personificata l'Ucraina. E anche in questo caso possiamo vedere come la madre patria sollevi i simboli della vittoria, una spada e uno scudo, e come anche in questo caso la madre patria abbia il seno piuttosto ben visibile. Non è scoperto, però la sua veste lì si assottiglia e lascia vedere molto bene il seno, sempre per la stessa ragione per cui la madre patria nutre i suoi figli. La madre patria ucraina è una scultura di stampo classico. Vediamo infatti che letteralmente ricalca l'aspetto e il vestiario greco-romano. Vediamo infatti come la madre patria ucraina vesta un abito simile a quello delle matrone romane e anche i capelli sono acconciati come usavano le matrone romane, quindi con queste onde, con questi riccioli non troppo stretti e poi raccolti in una crocchia sulla nuca. In questo abito possiamo vedere un'affinità con la Statua della Libertà, la quale veste anche lei abiti greco-romani. Ma possiamo vedere affinità con la Statua della Libertà anche nell'espressione, diciamo, nell'estetica generale della statua. Infatti, come la Statua della Libertà, anche la madre patria ucraina è una sorta di divinità. Ha un volto serio, composto, compassato, ieratico e si presenta come una sorta di divinità, molto diversa, quindi anzi direi opposta alla madre patria chiama. La madre patria ucraina è una donna, però nella sua apparenza è, potremmo dire, molto virile. Infatti ha braccia forti, ha il collo taurino, ha un corpo possente e ben piantato per terra. Quindi la madre patria ucraina è potente, è possente, passa un messaggio di possenza. E anche in questo caso, anche questa statua ha un'estetica molto dura, per così dire, quindi i lineamenti del volto della madre patria sono molto duri, le linee con cui è tratteggiata la scultura nel suo complesso sono molto dritte, molto dure, molto tagliate e anche in questo caso possiamo riconoscere delle forme geometriche piuttosto solide. Anche nel corpo della madre patria ucraina possiamo leggere delle forme geometriche ben composte. E anche in questo caso la statua è mediamente particolareggiata perché vediamo ovviamente i particolari del volto, vediamo le braccia nel gomito ben disegnate, vediamo le onde nei capelli, le pieghe nel vestito, però allo stesso modo anche questa statua non indulge in compiacimento estetico né artistico, quindi è una statua completamente priva di decorazioni, prima di tutto, e i particolari che ci sono solo quelli che servono. Non è ricercata alcun tipo di estetica che vada oltre al messaggio puro. La madre patria ucraina tiene entrambe le braccia sollevate. Nella destra porta una spada, nella sinistra porta uno scudo. E proprio questo scudo è stato nel corso del tempo oggetto, diciamo, di
controversie. Spada e scudo sono ovviamente il simbolo della battaglia e il fatto che la patria li tenga sollevati simboleggia la vittoria. Il problema è che sullo scudo c'è sopra il simbolo dell'Unione Sovietica, quindi c'è sopra il simbolo con i fasci di spighe di grano, il mondo e sopra la falce e martello. E questa cosa ovviamente agli ucraini non è, insomma, non è più stata troppo gradita da un certo punto in poi e di conseguenza si era parlato di togliere il simbolo dallo scudo o addirittura di togliere lo scudo alla madrepatria. Tuttavia, alla fine si era deciso di non toccare la statua e di lasciarla così com'è. Ora, per quanto ne so io, la statua rimane così, però ho sentito dire che si sta pensando di mettere o sullo scudo o in mano direttamente alla madrepatria il tridente che è il simbolo dell'Ucraina. È una notizia che ho sentito e vediamo, staremo a vedere se effettivamente verrà apportata questa modifica a quest'opera oppure no. E poi c'è la spada che tiene la madrepatria ucraina, che sembra quasi un gladio e infatti è piuttosto tozza. Ma all'inizio non era così, quindi non è stata una scelta d'inizio dare una sorta di gladio alla madrepatria. In realtà all'inizio la spada era completa, soltanto che si è poi deciso di accorciarla per evitare che superasse il campanile del monastero delle grotte di Kiev. Per evitare quindi che superasse il campanile in altezza, la spada oggi è lunga 16 metri e pesa 9 tonnellate. La madrepatria ucraina è accessibile all'interno. Ci sono infatti 2 ascensori che portano dai piedi fino alla testa. Prima si poteva anche andare fino nelle braccia, ma nel 2003 un turista è morto cadendo da lì e di conseguenza hanno deciso di limitare gli afflussi a quelle zone. La madrepatria ucraina è pensata quindi per essere simbolica. Vuole comunicare patriottismo e vittoria non con un grande pathos come fa la madrepatria chiama, ma con una sorta di aspetto divino come la Statua della Libertà. La madrepatria ucraina è quindi una sorta di divinità di un Olimpo moderno, ma sempre un Olimpo. E come una divinità, la madrepatria ucraina è rivolta verso est, guarda verso est e mostra i suoi segni di vittoria al sole che sorge ogni mattina. Io vi ringrazio tantissimo di aver visto questo video e di essere arrivati fin qui. Fatemi sapere se questo video vi è piaciuto, io spero che vi sia piaciuto. Se vi è piaciuto lasciatemi un mi piace. Se vi va, commentate, mi fa sempre molto piacere e cerco di rispondere a tutti. Se vi piace il mio canale, mi raccomando, iscrivetevi al canale così che non perderete i nuovi video. E infine, se ritenete che questo video possa essere utile a qualcuno o possa piacere a qualcuno, condividetelo. Io vi ringrazio ancora per essere arrivati fin qui e per avermi seguito e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao!